Aspettate che qui c'è un incrocio, ed è lo stesso incrocio dove venni steso dalle bici qualche anno fa. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. L'obiettivo di oggi non è fare chilometri, ma darvi alcune informazioni su questo nuovo prodotto che è il Moto Airbag V4. L'ho ritirato un paio di giorni fa, mi avete scritto in tanti, chi su WhatsApp, chi su Facebook, chi su Instagram, e allora, visto che non riesco a stare appresso a tutti, ho pensato di fare un video dove vi illustrerò le novità, l'upgrade, le news, i cambiamenti di quelle che sono le novità di questo nuovo V4. Adesso troveremo un posticino dove accostarci in tranquillità, parlare di quelle che sono le novità di questo prodotto. L'EICMA è alle porte e tanti di voi mi hanno chiesto se fossi presente anche io ad EICMA. Con molta probabilità non sarò ad EICMA. Aspettate che qui c'è un incrocio, ed è lo stesso incrocio dove venni steso dalle bici qualche anno fa. Ci siamo trovati questo piccolo parcheggino, speriamo che non sia molto movimentato, e vi illustro le novità di questo Moto Airbag V4. Ragazzi, questo è come si presenta il nuovo V4. La novità fondamentale, principale, è la presenza delle maniche che possono essere ovviamente sganciate dal prodotto. Il prodotto si presenta in questa maniera. Una volta aperto, praticamente la novità è questa: ci sono delle cerniere, praticamente si aprono queste cerniere, 1 e 1, 2, si sfilano gli attacchi del MAB fondamentalmente da questo giacchino. Qui c'è ovviamente anche un'altra clip qui su in cima, in cui è possibile ancorare il gilet del MAB al MAB stesso, e praticamente voilà, si sfilano le maniche, eccolo qua. E una volta sfilato il giacchino interno, come potete vedere, è completamente traforato, è leggerissimo, quindi areazione a manetta, un po' meno traforato magari se vogliamo sulle maniche, ma comunque è estremamente leggero il tessuto, quindi areazione a go-go, e ha le protezioni, come vi dicevo, sulle spalle e sui gomiti, protezioni ovviamente certificate. Nei periodi caldi fondamentalmente potrete andare in giro soltanto con una t-shirt, l'airbag e le sue maniche, e sarete comunque protetti a 360 gradi. La comodità è proprio questa: evitare di indossare la giacca e l'airbag. Con questa combinazione praticamente indosserete soltanto un solo prodotto. Vedete sulle maniche ci sono delle regolazioni, qui sui polsi c'è questa cerniera, e anche sulle braccia c'è questa doppia regolazione, si può mettere un po' più largo piuttosto che un po' più stretto. Io non l'ho mai indossato ovviamente, perché in questo periodo dell'anno sicuramente non vado soltanto con il traforato, quindi adesso ho tolto le maniche e ho indossato la mia giacca da moto, ma nel periodo estivo è assolutamente consigliabile. Tra l'altro metterlo su è un attimo, e adesso vi farò vedere. Allora, praticamente la manica si mette ovviamente dentro le predisposizioni dell'airbag, come se voi stesse indossando la giacca stessa, e si fa ripassare la misura dell'airbag all'interno di queste fessure con i bordi rossi, e le maniche si vanno ad ancorare tramite questa cerniera al gilet airbag. Stessa cosa facciamo da quest'altro lato, cerniera, qui su in cima tra l'altro c'è anche quest'altro aggancio che va alla base del collo. A questo punto potete indossare tranquillamente il vostro airbag. In meno di 2 minuti trasformate il V3 nel V4. Ovviamente Moto Airbag molto attenta ai dettagli, praticamente hanno aggiunto del velcro qui nella parte bassa, in maniera che la parte bassa del giacchino può essere ancorato tranquillamente tramite questo velcro sulla parte bassa del MAB, ed evitare che svolazzi. Le protezioni, abbiamo detto, sono sia sulle spalle che sui gomiti. Adesso proverò a indossarla, vi farò vedere anche come è indossata. Allora, come vi dicevo, ha regolazione sui polsi, vicino ai polsi, ha delle cerniere, ha un ulteriore velcro, quindi si può stringere a seconda della grandezza del polso e dei guanti che si utilizzano. Ha delle regolazioni anche sulle braccia per evitare appunto lo sventolio del prodotto, e si ancora praticamente come un normale V3. È un V3 a tutti gli effetti, con l'aggiunta a protezione delle maniche fondamentalmente. Quindi si chiude. Adesso voglio essere bravo a non far volare il microfono, e praticamente
Eccoci qua, questo è il V4. Queste sono le maniche. Durante il periodo invernale banalmente sarà sufficiente togliere le maniche e indossarlo come avete fatto finora con il vostro V3 sopra qualsiasi tipo di giacca. Quindi apriamo le cerniere sulle maniche, apriamo la cerniera centrale, 1, 2, togliamo la clip anche qui in alto, slacciamo qui, togliamo, si può anche chiudere in questa maniera e voilà. Che differenza c'è tra il V3 e il V4? Questa che ho addosso, questo giacchino che ho addosso, questa è la differenza che c'è tra il V3 e il V4. Si prende il V4, si rimette su, volendo si può chiudere anche così, ma se volete fare le cose un po' fatte per bene, si fa ripassare l'attacco del V3 all'interno del gilet, cerniera 1, cerniera 2. Tra l'altro le clip delle cerniere possono fare 360 gradi. Prendiamo, facciamo ripassare la clip all'interno della predisposizione del giacchino, chiudiamo questa seconda cerniera e praticamente in un battito di ciglia abbiamo trasformato il V3 in un V4. Questa è la novità principale del prodotto V4. Il meccanismo all'interno è il medesimo del V3, quindi come sicurezza siamo al top attualmente sul mercato. I tempi di attivazione sono di 8 millisecondi. I dettagli del V3 non li sto a ripetere perché li ho detti già in un altro video, magari vi metto direttamente il link che riporta a quel video. Un'ulteriore miglioria, se proprio vogliamo essere pignoli, Moto Airbag, che è sempre molto attenta e meticolosa, molto precisa e molto puntuale nelle cose che fa, ha fatto una ulteriore piccola miglioria in termini di comfort più che in termini di sicurezza. Ha portato un leggero miglioramento sul fast lock, non per quel che riguarda la sicurezza, perché il fast lock è sempre comunque sicuro, anche chi ha la prima versione è sicuro tanto questa. Su quest'ultima versione ha fatto una leggera miglioria sul ritiro del cavo, mentre sui primi fast lock era molto veloce lo scorrimento del ritiro della cordicella all'interno del fast lock stesso. Sugli ultimi fast lock praticamente il cavo si ritrae in maniera più dolce, ma vi ripeto è sicuro tanto l'altro. Vi faccio vedere, è molto più lento il rientro verso la sua sede. Quello di prima era più veloce, questo è più lento, ma l'efficacia del prodotto è identica. Altra novità, altra miglioria, sono stati aggiunti anche degli o-ring sul moschettone, degli anelli in plastica, onde evitare che il cap possa ruotare da un punto all'altro del moschettone. Personalmente, in tutti questi anni che ho usato il Moto Airbag, non ho mai avuto problemi con il moschettone. A detta dei ragazzi di Moto Airbag, c'era qualcuno che aveva fatto presente che gli si era ruotato il moschettone in questo punto, e allora i ragazzi di Moto Airbag hanno aggiunto banalmente 2 o-ring in plastica in modo da evitare, ridurre a zero praticamente il movimento del moschettone. Queste sono le novità che ci sono in casa Moto Airbag per quel che riguarda il V4. Quindi, ricapitolando, sono state aggiunte le maniche che possono essere tolte e messe in un battito di ciglio. Una piccola lieve miglioria è stata fatta anche sul fast lock. Le colorazioni delle maniche sono soltanto nere. Hanno fatto questa scelta perché il nero può essere abbinato a tutte e 3 le tinte del gilet. È possibile dal V3 fare l'upgrade al 4? La risposta è sì. E sì, a patto che però voi cambiate anche il tessuto del V3 che avete. Perché? Perché come avete visto ci sono delle cerniere, c'è un velcro, ma più che il velcro sono le cerniere che voi sul V3 non avete. Io sul mio vecchio V3 queste cerniere qui non ce le avevo. Avevo questa dove è contenuto il sacco, ma non avevo queste dove va ad ancorarsi la parte interna che tiene le maniche del V4. L'unico cambiamento che dovete fare è comprare il tessuto nuovo, costa, se non mi ricordo male, sono sui 110 euro, e aggiungere le maniche, e avrete un V4 a tutti gli effetti. Vi ripeto, la comodità delle maniche
è assolutamente valida nei periodi caldi. Se il moto airbag V4 fosse uscito l'anno scorso con una stagione come quella passata, estiva intendo, il V4 in questa versione praticamente l'avreste utilizzato tutti i giorni, avreste fatto a meno della giacca estiva. Il periodo estivo questo è assolutamente una soluzione ottima. Ma se parto che fa caldo e arrivo su un passo che fa fresco, se parto che fa caldo e arrivo su un passo che fa fresco, avrei lo stesso problema che se indossassi una giacca estremamente leggera, ovvero mi metto qualcosa sotto la giacca. Sotto il MAB ci va, lo spazio c'è sia sulle maniche che all'interno del torace, quindi direi che non c'è nessun tipo di problema. Altri mi avete scritto, ma quando piove come faccio a indossare l'antipioggia? Prima potevo indossarlo perché mi mettevo l'airbag sopra l'antipioggia, adesso come faccio? Adesso fai come facevi prima, fondamentalmente. Quindi stacchi le maniche, stacchi completamente, quindi togli tutto, chiudi le maniche in questa maniera, così, ti infili l'antipioggia e ti rimetti l'airbag e torni a casa asciutto e protetto senza rinunciare a nulla. Un'ultima cosa che magari vi potrà tornare utile: Moto Airbag quest'anno non sarà presente ad EICMA, però sarà lieta di accogliere chi lo vorrà sempre dalla settimana dell'EICMA, quindi dal martedì al sabato dalle 8 alle 17 vi accoglierà a braccia aperte presso il loro stabilimento. Vi lascio qui sotto l'indirizzo, andateci perché secondo me è una bella esperienza quella di visitare un'azienda top come questa che abbiamo, un'eccellenza italiana che secondo me merita di essere valorizzata. Ragazzi, il video si conclude qui, spero di aver fugato tutti i vostri dubbi. Se avete altri dubbi scrivetemeli nei commenti, se il video vi è piaciuto condividetelo, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale. Ciao, al prossimo video!